Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera, poi domani una bella call in diretta. Eh sì, domani sì, ma oggi Carlo parliamo delle prime visite mediche del primo giocatore della sessione di mercato 2023, perché ieri sera è arrivato Loftus-Cheek e oggi visite mediche. Certo, diciamo ancora più precisamente, sarebbe il secondo, ma Marco Sportiello è figlio Sì, della esatto. precedente gestione. Diciamo, come dicevi giustamente te, di questa gestione di mercato orchestrata da Geoffrey Moncada e da Giorgio Furlani. Sì, visite mediche, tu l'hai visto da vicino, è un bel... Mi piacerebbe dargli come soprannome, se è il primo alla quale lo dico, mi piacerebbe il tuo pensiero, Mm. è anche un po' romantico, solo che se tu parti con una radiocronaca e lo dici così, viene invece messo solo così, Cheek to Cheek, Beh, la famosa canzone di Ella Fitzgerald. beh, anche Na senza na telecronaca ha il na suo na na stile. na 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 cheek to cheek. Lui, direi di sì, direi che il suo cognome si calza perfettamente questo Quindi soprannome. per adesso ti ho anche cantato la canzone Cheek to Cheek, cosa vuoi di più? Promosso, devo dire promosso. Tra E l'altro stonato. è arrivato Carlo, te lo raccontavo ieri, facendo un gesto tanto caro ai Ecco, tifosi del spiegamelo, Milan. spiegamelo. Ma lui è uscito dalle porte di Linate e ha fatto questo saluto salutando il suo entourage o comunque il suo staff che l'ha accompagnato e lo accompagnerà con questo gesto che sappiamo da quella serata di Bergamo è entrato nei cuori dei tifosi del Ah, Milan. ecco, cioè l'erede del presidente. È un po' una frasona da dire, però il saluto è stato No, no, quello. vabbè, ma Loftus-Cheek è che sì, attenzione, non stiamo parlando di un pallone d'oro e di un Certo. ragazzino, No, non certo, credo, non però so ecco, se quel Loftus-Cheek è saluto, inferiore a che sì. quel saluto devo dire che ha scaldato un po' subito tutti i cuori. Perfetto, Carlo, ma andiamo avanti perché il mercato non si ferma qui e e certo. le domande che ti arrivano oggi sono tante. Io te lo dicevo prima di registrare, arrivano sempre domande su Milinkovic. Io te le faccio perché ci arrivano e quindi mio dovere fartele. Non ho notizie su Milinkovic. Io Io credo che sia credo, difficile. io credo che sia immesso un po' a parte in questo Mm. momento. Non voglio dire a torto o a ragione, perché tutti mi direbbero a ragione di che? Quindi allora diciamo a torto se preferisci. Per fare un punto di mercato sul centrocampo, sono sorpreso di una mossa del Milan, o meglio, di una mossa che dovrebbe essere, ma non sono sicuro. Cioè, si parlava di Musà, che ricordiamo ne abbiamo già parlato ieri, passaporto italiano, anche se gioca negli Stati Uniti. E ieri è venuta ancora la voce che aveva dato per primo un paio di settimane fa, lasciandola poi cadere Gianluca Di Marzio nel suo originale, Sì, Reiners. Reinders, Ecco, sì. Reinders, scusa. Ecco, mi dicono che potrebbero arrivare tutti e due. Reinders più un simil Benasser, mentre Musa, un altro giocatore di quantità e di qualità e di forza. Ero rimasto un po' sorpreso perché pensavo che uno eliminasse l'altro, no? E invece abbiamo sempre detto, Beatrice, che dopo l'infortunio di Benasser ne servivano due. Eh sì, A maggior ragione via Tonali ne servono sempre due più uno, eh quindi sì, tre. Quindi assolutamente. ci sta come idea e diventa un mercato. Io guarda, dammi rete, datemi retta, vedrete che non ci saranno mai dei giocatori o forse uno 30, 35, 40, ma credo che andremo tutti dai 20 ai 25. Loftus, Musà, poi è chiaro che adesso il Valencia ne vuole 30, io dico quello che il Milan Sì. punta, no? Musà 22-23 vuole il Milan, cioè offre il Milan, 22-23 Reinders, giusto Sì, Reinders, forse Reinders magari
riescono a strapparlo anche un po' meno, però più o meno le Ecco, cifre. quindi poi abbiamo detto lo stesso Chukwueze, si spera di, sto facendo l'elenco di quelli papabili, Sì. intorno ai 22-23, Pulisic intorno ai 22-23, anche se ne vogliono di più, e Pulisic io continuo a scommettere fortemente su di lui. Sì, diciamo che è un Ma oggi c'è un nome. nome che mi ha fatto, ascolta, ascolta, ascolta la frase, imporporire le gote. Lo lo so già perché l'ho letto e ti ho pensato, quindi lo so a chi ti riferisci. Ti ha fatto sognare. Eh sì, perché è un giocatore che ha le movenze di Leao, son quei giocatori, che riempiono il cuore. Poi chi mi diceva può giocare solo a sinistra e abbiamo già Leao. Intanto, con tutto il rispetto, speriamo di avere in futuro solo Leao, quindi vuol dire che bisogna mettergli lì qualcuno e Sinisterra sarebbe il vice Leao perfetto, perché parliamo di chi? Luis Sinisterra, extracomunitario, quindi lo possiamo mettere, Beatrice, in concorrenza con Güler, con Mm. Chukwueze e con Chukwueze, Güler e poi c'era un altro terzo extra e Kamada. Eh sì. Quindi speriamo che uno dei tre venga, ma in questo momento Sinisterra perché può giocare anche a destra. Se tu hai Sinisterra, hai un giocatore bivalente, a destra puoi prendere Pulisic, lì puoi tenere anche Selemekers, che per me non è scarso assolutamente. E quindi attenzione, tieniti forte e obiettivamente facciamo una breve escursione che ci hanno insegnato, dove hai fatto tu l'elementare, come si chiamava la tua scuola elementare di Rimini? Montessori. Eh beh, ça va sans dire. Allora, la Montessori ci hanno detto 20 Pulisic, scusate, Loftus Cheek, 20 Musa, 20 Reinders, diciamo 20 Pulisic, diciamo 22-23 Sinisterra, con l'attaccante altri 20 spenderai 120, Mm. ma con 80 presi da Tonali circa, con qualche cessione 20-25, hai il tuo budget da 30 e quindi con un budget di 30 tu ti fai 6 giocatori. Troppo facile? Troppo no, Troppo però schematico? un po' semplice. Però potrebbe essere. Se le cose andassero così, gran bene, ecco. No, e poi dopo andiamo sotto le finestre dei fenomeni che scrivono, che loro sanno tutto, perché loro vengono sotto le... Io non voglio nessuno sotto la mia finestra, io ho detto, aspettiamo la fine del mercato. Quindi poi alla fine del mercato li accusiamo di non aver investito il denaro, ma se l'avessero investito vado sotto le finestre dei fenomeni che dicevano che scappavano quei soldi. Carlo, ti chiedo una cosa veloce in chiusura. Ciukwese e Pulisic, entrambi o solo uno? Il mio sogno è Pulisic Sinisterra. A parte lo scherzo, io direi, e non lo so perché la domanda è intelligente, a parte il fatto che stiamo per chiudere anche Romero, però è gratis. La domanda è intelligente, ma la risposta non è semplice. Perché? Tu sai se Pulisic lo prendono come 10 o come fascia destra? Anche perché ha fatto diversi ruoli, l'abbiamo analizzata 2 giorni fa e ha Ecco, fatto dimmi, tanti ruoli. mi interessa il Ma vostro studio. guarda, dipende dalle sue Io se tu, stagioni. scusa, ti interrompo, quando vedevo le partite del Chelsea, se tu mi dicessi dove gioca, io l'ho visto svariare, Mm, anche falso centravanti, cioè non ha un ruolo ma specifico, cioè San mm, Maximen sì, sai che gioca là e lo sai, questo non lo so. ma ha giocato sia sulle fasce esterne entrambe che trequartista, quindi una stagione l'ha fatta più da trequartista che il resto, quella dopo più il resto rispetto al trequartista. Diciamo che non ha un ruolo definitissimo, almeno quello che ha fatto al Chelsea. Sì, perché se poi adesso poi dopo chiudiamo, se tu hai a destra Sinisterra o Chukwueze, centrale Pulisic, a sinistra Leao, davanti Giroud barra X, dietro hai Loftus Reinders o Loftus Sì. Benasser o Loftus Musà, oppure fai 4-3-3 perché poi abbiamo due impegni, e beh,
È un Milan che può competere bene in campionato e in Champions League, calcolando la situazione psicofisica e morale di tutti i tifosi 10 giorni fa, beh, un bel salto. Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento domani alle 16 con Pelle Rossonera. E noi ci vediamo lunedì, vediamo se con qualche altro Eh giocatore. sì. Grazie Carlo. Un abbraccio.